Ciao amici, benvenuti sul canale. Questo video semplicemente perché stamani ho assistito a una scena un po' incresciosa, anzi senza un po', proprio incresciosa. Incresciosa perché passando in una strada, insomma, adiacente al centro commerciale dove poi ho fatto la spesa, ho visto una macchina con un bambino di pochi anni giù da questa macchina e il padre che lo intimava di salire e di non fare i capricci. Fin qui niente di strano, perché i bambini, si sa, a volte fanno i capricciosi. Però ecco, la cosa che mi ha dato molto fastidio è che gli sono arrivati a questo bambino 4 ceffoni che probabilmente avrebbero steso a capo anche me. E questa cosa qui mi ha ferito molto, perché io non ho avuto figli, spesso lo dico perché a volte incappo in una canzone che ho scritto tanti anni fa, contenuta nell'album Chiaroscuro, che si intitola Ti suono una fiaba. Ebbene, alcuni commenti ricevuti mi dicevano, mi scrivevano: caspita, che bello, sei un padre incredibile, sei un padre meraviglioso per aver dedicato questa canzone a tuo figlio o a tua figlia. In realtà questa canzone l'avrei dedicata ad un figlio o ad una figlia sempre che l'avessi avuta, cosa che non è ovviamente successa, se no non sarei qui a dirvi queste cose. Però appunto, a fronte di questa cosa, che ho scritto canzoni anche per bambini e per i bambini, perché non dimentichiamoci, insomma, chi mi segue lo sa bene, che spesso e volentieri suono dai miei amici del circo e la mia platea sono proprio bambini. E pensate, vi racconto un aneddoto. Una volta un bimbo mi si avvicinò al circo e mi disse: ma tu cosa ci fai qui? Giustamente lui voleva vedere il mangiafuoco piuttosto che il clown, e gli dissi: faccio volare le note. E lui rimase un po' così e mi disse: ah, ok, va bene, e tornò poi subito dalla mamma con le pive nel sacco, insomma. A fine spettacolo mi si avvicinò, mi bussò la schiena, perché era molto basso, mi bussò la schiena e mi disse: mi fai l'autografo? Ecco, questa cosa intenerì tantissimo, perché veramente forse i bambini nei giudizi sono i più spietati, ma sono i più sinceri, perché a volte gli adulti ti fanno un sorriso di circostanza: ah, ma che bravo che sei, caspita, complimenti, poi non mi si filano neanche da lontano, ecco. E quindi ecco, i bambini li ho sempre ritenuti la parte più vera dell'umanità. E quindi, tornando al discorso a monte, ecco, vedere quella scena mi ha veramente infastidito, perché i bambini bisognerebbe solo coccolarli, certo insegnargli l'educazione, essere anche di polso, questo sì, ovviamente, se no va a finire che diventano un po' selvaggi, però ecco, andrebbero educati, non picchiati. E quindi mi è venuta in mente una canzone che ho scritto tantissimo tempo fa, che fa parte dell'album Santi e Disfatti, che si intitola Fiocchetto Blu. Ecco, non vi voglio anticipare nulla, ascoltatela e poi mi saprete dire, insomma, magari nei commenti qui sotto lasciate il vostro pensiero, il vostro parere e quant'altro. Va bene, era solo un piccolo video di testimonianza e di denuncia, se volete, perché purtroppo le violenze sui minori non smettono di esserci, anzi ho la sensazione che spesso aumentino, per cui è un video di denuncia e io denuncio con la musica perché è l'unico mezzo che ho. Quando ruzzolai giù da quelle scale, piansi un poco e tu fosti un po' gentile. Soffoca il singhiozzo col tuo fazzoletto, speranzosa chiesi di non dirlo al babbo. Grata mi rialzai, scossi la maglietta, gaia ti guardai, ricambiasti gli occhi, mi allacciasti il nodo della mia scarpetta, mi chiedesti in cambio di essere gentile. Anche se mio padre strilla poi mi fa star bene, tu sussurri appena e mi fai un po' male. Io non dovrei mai
gonna a fiori, mamma dice sempre che si prende freddo. Quel fiocchetto blu sopra la mia testa me lo sistemai, tu fermasti il gesto, cose da bambina, sciogli quella chioma, coi capelli al vento, sembri un po' più grande. Volli star con me, mi spostai di sbieco, mi parlasti di quel famoso amico, se sarai paziente ed un po' gentile, tu sarai una stella sotto i riflettori. Anche se mio padre strilla poi mi fa star bene, tu sussurri appena e mi fa un po' male. Io non dovrei mai levare quella gonna a fiori, mamma dice sempre che si prende freddo. Quel giorno là, fuori dalla scuola, un colore blu dipingeva i muri, assordante il suono di quella sirena, soffocasti il pianto con il mio fiocchetto. Dimenticavo, questa canzone era andata nelle mani del Festival di Sanremo. Piacque molto, mi scrissero che era piaciuta e insomma pensavo di arrivarci a Sanremo. Invece poi, giusto 15 giorni dopo la scadenza il tempo che ci voleva per inviare i brani, ricevetti una telefonata da una persona che ovviamente non posso nominare, sennò andrei probabilmente in querela, che mi disse: no, non la scegliamo perché è triste.